Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Binocrit, Sandoz SpA, ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Binocrit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Binocrit durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Binocrit? Binocrit ha un farmaco a base del principio attivo epoetina alfa, appartenente alla categoria degli antianemici, eritropoietina e nello specifico altri preparati antianemici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Binocrit può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Binocrit 1000 UI/0,5 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 6 Sir. Preriemp. 0,5 ml con DISP. Ago. Binocrit 10.000 UI/1 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 1 Sir. Preriemp. 1 ml con DISP. Ago. Binocrit 2000 UI/1 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 6 Sir. Preriemp. 1 ml con DISP. Ago. Binocrit 20.000 UI/0,5 ml SCO IV 1 Sir. Pre. 0,5 ml C/dispositivo sicurezza per Ago. Binocrit 3000 UI/0,3 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 6 Sir. Preriemp. 0,3 ml con DISP. Ago. Binocrit 30.000 UI/0,75 ml SCO IV 1 Sir. Pre. 0,75 ml C/dispositivo sicurezza per Ago. Binocrit 4.000 UI/0,4 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 6 Sir. Preriemp. 0,4 ml con DISP. Ago. Binocrit 40.000 UI/1 ml SCO IV 1 siringa Pre. 1 ml C/dispositivo sicurezza per Ago. Binocrit 5.000 UI/0,5 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 1 Sir. Preriemp. 0,5 ml con DISP. Ago. Binocrit 6.000 UI/0,6 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 1 Sir. Preriemp. 0,6 ml con DISP. Ago. Binocrit 8.000 UI/0,8 ml Soluz. Iniet. Insert. Preriemp. Uso SCO IV 1 Sir. Preriemp. 0,8 ml con DISP. Ago. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Sandoz GmbH. Concessionario. Sandoz SpA. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo. Epoetina alfa. Gruppo terapeutico. Antianemici, eritropoietina. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Binocrit è indicato per il trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica, IRC. Negli adulti e nei bambini di età compresa tra 1 e 18 anni emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale, vedere paragrafo 4.
in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati per il trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, vedere paragrafo 4. Binocrita ha indicato negli adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente, situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia, per il trattamento dell'anemia e la riduzione del fabbisogno trasfusionale. Binocrita ha indicato negli adulti facenti parte di un programma di predonazione autologa per aumentare la produzione di sangue autologo. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti con anemia moderata, intervallo di concentrazione dell'emoglobina Hb compreso tra 10 e 13 g/dl tra 6,2 e 8,1 mol/L, senza carenza di ferro, quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue, 4 oppia unità di sangue per le donne, 5 oppia unità per gli uomini. Binocrita ha indicato negli adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore, per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata, intervallo di concentrazione dell'emoglobina compreso tra 10 e 13 g/dl o tra 6,2 e 8,1 mol/L, non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica moderata, 900-800 ml. Posologia. La terapia con Binocrit deve essere iniziata sotto la supervisione di medici esperti nel trattamento di pazienti con le indicazioni riportate precedentemente. Posologia. Devono essere valutate tutte le altre cause di anemia, carenza di ferro, folato o vitamina B12, intossicazione da alluminio, infezione o infiammazione, perdita di sangue, emolisi e fibrosi del midollo osseo di qualsiasi origine, e devono essere trattate prima di iniziare la terapia con epoetina alfa e al momento di decidere un aumento della dose. Per garantire una risposta ottimale all'epoetina alfa, occorre assicurarsi che esistano depositi di ferro adeguati e, se necessario, somministrare un supplemento di ferro. Vedere paragrafo 4. Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con insufficienza renale cronica. I sintomi e le conseguenze dell'anemia possono variare a seconda di età, sesso e comorbidità mediche. Da parte del medico è necessaria una valutazione individuale del decorso clinico e delle condizioni di ogni singolo paziente. L'intervallo di concentrazione emoglobinica desiderato raccomandato ha compreso tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. Binocrito deve essere somministrato in modo che i valori di emoglobina non aumentino oltre 12 g/dl, 7,5 mol/L. Deve essere evitato un aumento dell'emoglobina superiore a 2 g/dl, 1,25 mol/L, nell'arco di settimane. Se ciò dovesse verificarsi, deve essere effettuato un aggiustamento posologico appropriato. A causa della variabilità intrapaziente, possono essere occasionalmente osservati valori emoglobinici individuali superiori e inferiori all'intervallo di concentrazione emoglobinica auspicato. La variabilità dell'emoglobina deve essere affrontata tramite la regolazione della dose, tenendo conto dell'intervallo di concentrazione emoglobinica compreso tra 10 g/dl, 6,2 mol/L, e 12 g/dl, 7,5 mol/L. Livelli emoglobinici prolungati superiori a 12 g/dl, 7,5 mol/L, devono essere evitati. Se l'emoglobina aumenta di oltre 2 g/dl, 1,25 mol/L, al mese, in presenza di livelli emoglobinici prolungati superiori a 12 g/dl, 7,5 mol/L, ridurre la dose di binocrito del 25%. Se l'emoglobina supera i 13 g/dl, 8,1 mol/L, interrompere la terapia fino a che i valori scendano sotto i 12 g/dl, 7,5 mol/L, e quindi riprendere il trattamento con binocrito ad una dose inferiore del 25% rispetto alla dose precedente.
I pazienti devono essere attentamente monitorati per assicurarsi che venga usata la dose efficace più bassa approvata di Binocrit per un controllo adeguato dei sintomi dell'anemia, pur mantenendo una concentrazione emoglobinica inferiore o pari 12 g/dl, 7,45 mol/L. Usare cautela nell'incremento delle dosi di Binocrit nei pazienti con insufficienza renale cronica. Nei pazienti con scarsa risposta emoglobinica a Binocrit, devono essere prese in considerazione spiegazioni alternative alla base della scarsa risposta, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Il trattamento con Binocrit consiste di due fasi: la fase di correzione e la fase di mantenimento. Pazienti adulti emodializzati. Nei pazienti in emodialisi ove sia prontamente disponibile l'accesso endovenoso, è preferibile la somministrazione per via endovenosa. Fase di correzione. La dose iniziale è di 50 ui/kg, 3 volte alla settimana. Se necessario, aumentare o diminuire la dose di 25 ui/kg, 3 volte alla settimana, fino a raggiungere l'intervallo di concentrazione emoglobinica desiderato, compreso tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. Questo deve avvenire gradualmente ad intervalli di almeno 4 settimane. Fase di mantenimento. La dose settimanale totale raccomandata è compresa tra 75 ui/kg e 300 ui/kg. Deve essere effettuato un aggiustamento adeguato della dose per mantenere i valori di emoglobina entro l'intervallo di concentrazione desiderato, compreso tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. I pazienti con valori emoglobinici inizialmente molto bassi, 5 mol/L. Pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati ove non sia prontamente disponibile l'accesso endovenoso, Binocrit può essere somministrato per via sottocutanea. Fase di correzione. Dose iniziale di 50 ui/kg, 3 volte alla settimana, seguita, se necessario, da incrementi di 25 ui/kg, 3 volte alla settimana, fino al raggiungimento del valore desiderato. Questo deve avvenire gradualmente ad intervalli di almeno 4 settimane. Fase di mantenimento. Durante la fase di mantenimento, Binocrit può essere somministrato 3 volte alla settimana oppure, in caso di somministrazione sottocutanea, una volta alla settimana o una volta ogni 2 settimane. Deve essere effettuato un aggiustamento adeguato della dose e degli intervalli di dosaggio per mantenere i valori di emoglobina al livello desiderato. Emoglobina compresa tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. L'estensione dell'intervallo tra le dosi può richiedere un aumento del dosaggio. Il dosaggio massimo non deve superare le 150 ui/kg 3 volte alla settimana, 240 ui/kg, fino a un massimo di 20.000 ui, una volta alla settimana, o 480 ui/kg, fino a un massimo di 40.000 ui, una volta ogni 2 settimane. Pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale ove non sia prontamente disponibile l'accesso endovenoso, Binocrit può essere somministrato per via sottocutanea. Fase di correzione. La dose iniziale è di 50 ui/kg, 2 volte alla settimana. Fase di mantenimento. La dose di mantenimento raccomandata è compresa tra 25 ui/kg e 50 ui/kg, 2 volte alla settimana, in 2 iniezioni uguali. Deve essere effettuato un aggiustamento adeguato della dose per mantenere i valori di emoglobina entro l'intervallo di concentrazione desiderato, compreso tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. Trattamento di pazienti adulti con anemia indotta dalla chemioterapia. I sintomi e le conseguenze dell'anemia possono variare a seconda di età, sesso e gravità complessiva della malattia. Da parte del medico è necessaria una valutazione individuale del decorso clinico e delle condizioni di ogni singolo paziente. Binocrit deve essere somministrato ai pazienti anemici, ad esempio con concentrazione emoglobinica a 0,10 g/dl, 6,2 mol/L. La dose iniziale è di 150 ui/kg per via sottocutanea, 3 volte alla settimana.
In alternativa, Binocrit può essere somministrato a una dose iniziale di 450 UI/kg per via sottocutanea una volta alla settimana. Deve essere effettuato un aggiustamento adeguato della dose per mantenere i valori di emoglobina entro l'intervallo di concentrazione desiderato, compreso tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. A causa della variabilità intrapaziente, possono essere osservate occasionalmente singole concentrazioni emoglobiniche superiori e inferiori all'intervallo di concentrazione emoglobinica auspicato. Si raccomanda di affrontare la variabilità dell'emoglobina tramite una gestione ottimale della dose, tenendo presente l'intervallo di concentrazione emoglobinica auspicato compreso tra 10 g/dl, 6,2 mol/L, e 12 g/dl, 7,5 mol/L. Concentrazioni emoglobiniche prolungate superiori a 12 g/dl, 7,5 mol/L, devono essere evitate. Le linee guida per un adattamento appropriato della dose in caso di concentrazioni emoglobiniche superiori a 12 g/dl, 7,5 mol/L, sono descritte più avanti. Se la concentrazione emoglobinica aumentata di almeno 1 g/dl, 0,62 mol/L, o la conta dei reticolociti aumentata di A0 40.000 cellule/ml sopra il basale dopo 4 settimane di trattamento, si deve mantenere una dose di 150 UI/kg 3 volte alla settimana o 450 UI/kg una volta alla settimana. Se l'aumento della concentrazione emoglobinica 1 g/dl, 0,62 mol/L, è la conta dei reticolociti aumentata di 40.000 cellule/ml sopra il basale, aumentare la dose a 300 UI/kg 3 volte alla settimana. Se, dopo altre 4 settimane di trattamento con 300 UI/kg 3 volte alla settimana, l'aumento della concentrazione emoglobinica a 0,1 g/dl, a 0,62 mol/L, o la conta dei reticolociti aumentata di A0 40.000 cellule/ml, si deve mantenere la dose di 300 UI/kg 3 volte alla settimana. Se l'aumento della concentrazione emoglobinica 1 g/dl, 0,62 mol/L, è la conta dei reticolociti aumentata di 40.000 cellule/ml sopra il basale, una risposta è improbabile e il trattamento deve essere interrotto. Aggiustamento posologico per il mantenimento di una concentrazione emoglobinica compresa tra 10 g/dl e 12 g/dl, tra 6,2 e 7,5 mol/L. Se la concentrazione emoglobinica aumenta di oltre 2 g/dl, 1,25 mol/L, al mese, oppure se il livello di concentrazione emoglobinica supera i 12 g/dl, 7,5 mol/L, ridurre la dose di Binocrit di circa il 25-50%. Se il livello di concentrazione emoglobinica supera i 13 g/dl, 8,1 mol/L, interrompere la terapia fino a che i valori scendano sotto i 12 g/dl, 7,5 mol/L, e quindi riprendere il trattamento con Binocrit ad una dose inferiore del 25% rispetto alla dose precedente. Il regime posologico raccomandato ha riportato nello schema seguente: 150 UI/kg 3x/settimana oppure 450 UI/kg una volta alla settimana. I pazienti devono essere attentamente monitorati per assicurare che venga usata la dose più bassa approvata di agente stimolante l'eritropoiesi, Erythropoiesis Stimulating Agent, ESA, per un controllo adeguato dei sintomi dell'anemia. La terapia con epoetina alfa deve proseguire fino a un mese dopo il termine della chemioterapia. Trattamento di pazienti chirurgici adulti facenti parte di un programma di predonazione autologa. I pazienti con anemia lieve, ematocrito compreso tra 33 e 39%, che necessitino di un predeposito di 4 o più unità di sangue, devono essere trattati con 600 UI/kg di Binocrit per via endovenosa, 2 volte alla settimana, nelle 3 settimane precedenti l'intervento. Binocrit deve essere somministrato dopo che la procedura di donazione sia stata completata.
Trattamento di pazienti adulti in attesa di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica a maggiore. La dose raccomandata è di 600 UI/kg di Binocrit, somministrata per via sottocutanea una volta alla settimana per 3 settimane, giorni -21, -14 e -7, prima dell'intervento e il giorno dell'intervento, giorno 0. Nei casi in cui, per ragioni mediche, occorra ridurre il tempo all'intervento a meno di 3 settimane, si devono somministrare giornalmente 300 UI/kg di Binocrit per via sottocutanea per 10 giorni consecutivi prima dell'intervento, il giorno dell'intervento e nei 4 giorni immediatamente successivi. Se il livello di emoglobina raggiunge o supera i 15 g/dl, 9,38 mol/L, nel periodo preoperatorio, deve essere interrotta la somministrazione di Binocrit e non devono essere somministrati i dosaggi successivi. Popolazione pediatrica. Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti con insufficienza renale cronica in emodialisi. I sintomi e le conseguenze dell'anemia possono variare a seconda di età, sesso e comorbidità mediche. Da parte del medico è necessaria una valutazione individuale del decorso clinico e delle condizioni di ogni singolo paziente. Nei pazienti pediatrici, l'intervallo di concentrazione emoglobinica raccomandato ha compreso tra 9,5 g/dl e 11 g/dl, tra 5,9 e 6,8 mol/L. Binocrit deve essere somministrato in modo che i valori di emoglobina non aumentino oltre 11 g/dl, 6,8 mol/L. Deve essere evitato un aumento dell'emoglobina superiore a 2 g/dl, 1,25 mol/L, nell'arco di 4 settimane. Se ciò dovesse verificarsi, deve essere effettuato un aggiustamento posologico appropriato. I pazienti devono essere attentamente monitorati per assicurarsi che venga usata la dose più bassa approvata di Binocrit per un controllo adeguato dell'anemia e dei sintomi dell'anemia. Il trattamento con Binocrit consiste di 2 fasi: la fase di correzione e la fase di mantenimento. Nei pazienti pediatrici in emodialisi ove sia prontamente disponibile l'accesso endovenoso, è preferibile la somministrazione per via endovenosa. Fase di correzione. La dose iniziale è di 50 UI/kg per via endovenosa, 3 volte alla settimana. Se necessario, aumentare o diminuire la dose di 25 UI/kg, 3 volte alla settimana, fino a raggiungere l'intervallo di concentrazione emoglobinica desiderato, compreso tra 9,5 g/dl e 11 g/dl, tra 5,9 e 6,8 mol/L. Questo deve avvenire gradualmente ad intervalli di almeno 4 settimane. Fase di mantenimento. Deve essere effettuato un aggiustamento adeguato della dose per mantenere livelli di emoglobina entro l'intervallo di concentrazione desiderato, compreso tra 9,5 g/dl e 11 g/dl, tra 5,9 e 6,8 mol/L. In genere, i bambini di peso corporeo inferiore a 30 kg necessitano di dosi di mantenimento più alte rispetto ai bambini di peso corporeo superiore a 30 kg e agli adulti. I pazienti pediatrici con valori iniziali di emoglobina molto bassi, 4,25 mol/L. Trattamento di pazienti pediatrici con anemia indotta dalla chemioterapia. La sicurezza e l'efficacia di epoetina alfa nei pazienti pediatrici sottoposti a chemioterapia non sono state stabilite. Trattamento di pazienti chirurgici pediatrici facenti parte di un programma di predonazione autologa. La sicurezza e l'efficacia di epoetina alfa nei soggetti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Trattamento di pazienti pediatrici in attesa di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica a maggiore. La sicurezza e l'efficacia di epoetina alfa nei soggetti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Prima dell'uso, lasciare riposare la siringa di Binocrit finché copyright non raggiunge la temperatura ambiente. Solitamente sono necessari 15-30 minuti. Come per tutti gli altri prodotti iniettabili, verificare che la soluzione non contenga particelle e non presenti alterazioni del colore. Binocrit è un prodotto sterile, privo di conservanti, monouso. Somministrare la quantità richiesta.
Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con insufficienza renale cronica. Nei pazienti con insufficienza renale cronica ove sia regolarmente disponibile l'accesso endovenoso, pazienti emodializzati, è preferibile la somministrazione di Binocrit per via endovenosa. Ove non sia prontamente disponibile l'accesso endovenoso, pazienti non ancora dializzati e pazienti sottoposti a dialisi peritoneale, Binocrit può essere somministrato tramite iniezione sottocutanea. Trattamento di pazienti adulti con anemia indotta dalla chemioterapia. Binocrit deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea. Trattamento di pazienti chirurgici adulti facenti parte di un programma di pridonazione autologa. Binocrit deve essere somministrato per via endovenosa. Trattamento di pazienti adulti in attesa di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Binocrit deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea. Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti pediatrici con insufficienza renale cronica in emodialisi. Binocrit deve essere somministrato per via endovenosa. Somministrazione endovenosa. Somministrare per almeno 1-5 minuti, a seconda della dose totale. Nei pazienti emodializzati può essere somministrato un bolo durante la seduta dialitica attraverso un accesso venoso adatto nella linea di dialisi. Alternativamente, l'iniezione può essere somministrata al termine della seduta dialitica attraverso il tubo dell'agofistola, seguita da 10 ml di soluzione salina isotonica per sciacquare il tubo e garantire l'iniezione del prodotto in circolo. Vedere posologia, a Euros pazienti adulti emodializzati a Euro-S. Nei pazienti che reagiscono al trattamento con sintomi simili influenzali è preferibile una somministrazione più lenta. Vedere paragrafo 4.8. Non somministrare Binocrit tramite infusione endovenosa o in associazione con altri medicinali in soluzione. Fare riferimento al paragrafo 6.6 per ulteriori informazioni. Somministrazione sottocutanea. Non superare il volume massimo di 1 ml in ogni sede di iniezione. Per iniettare volumi maggiori, servirsi di più sedi di iniezione. Somministrare l'iniezione negli arti o nella parete addominale anteriore. Nei casi in cui il medico stabilisca che il paziente o un suo assistente possa somministrare con sicurezza ed efficacia Binocrit per via sottocutanea in modo autonomo, è necessario fornire indicazioni sul dosaggio e sul metodo di somministrazione corretti. Le Euros istruzioni per l'autoiniezione di Binocrit a Euro-S si trovano in calce al foglio illustrativo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non somministrare Binocrit o un'altra eritropoietina ai pazienti che sviluppano un'aplasia eritroide pura, PRCA, in seguito al trattamento con una qualsiasi eritropoietina. Vedere paragrafo 4.4. Ipertensione non controllata. Tutte le controindicazioni associate ai programmi di pridonazione di sangue autologo devono essere rispettate nei pazienti a cui è fornita un'integrazione di Binocrit. L'uso di Binocrit nei pazienti in attesa di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore, che non partecipano ad un programma di pridonazione autologa, è controindicato nei pazienti con gravi patologie vascolari coronariche, arteriose periferiche, carotidee o cerebrali, compresi i pazienti con infarto miocardico recente o accidente cerebrovascolare. Pazienti chirurgici che, per qualsiasi ragione, non possano ricevere una profilassi antitrombotica adeguata. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Considerazioni generali. Nei pazienti trattati con epoetina alfa, la pressione arteriosa deve essere attentamente monitorata e controllata, secondo necessità. L'epoetina alfa deve essere usata con cautela in presenza di ipertensione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non esiste alcuna evidenza che indichi che il trattamento con epoetina alfa alteri il metabolismo di altri medicinali. I medicinali che riducono l'eritropoiesi possono ridurre la risposta all'epoetina alfa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Binocrit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Binocrit durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. I dati relativi all'uso di epoetin alfa in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Binocrit non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa al farmaco più frequente durante il trattamento con epoetin alfa è l'aumento dose dipendente della pressione arteriosa o il peggioramento di un'ipertensione preesistente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il margine terapeutico dell'epoetin alfa è molto ampio. Un sovradosaggio di epoetin alfa può causare effetti che rappresentano un'estensione degli effetti farmacologici dell'ormone. In presenza di livelli di emoglobina eccessivamente elevati è possibile ricorrere alla flebotomia. In caso di necessità si deve ricorrere a trattamenti di supporto addizionali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antianemici, eritropoietina, codice ATC. B03X01. Binocrit è un medicinale biosimilare. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web dell'Agenzia Europea dei Medicinali. http://www.ema.europa.eu. Meccanismo d'azione. L'eritropoietina, EPO, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo iniezione sottocutanea, i livelli serici di epoetin alfa hanno raggiunto un picco tra 12 e 18 ore post-dose. Non vi è stato accumulo dopo la somministrazione di dosi, dati preclinici di sicurezza negli studi tossicologici a dosi ripetute nel cane e nel ratto, ma non nella scimmia. La terapia con epoetin alfa è stata associata a fibrosi subclinica del midollo osseo. Elenco degli eccipienti: sodio fosfato monobasico d'idrato, sodio fosfato di basico d'idrato, sodio cloruro, glicina, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, per regolare il pH, sodio idrossido, per regolare il pH. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Binocrit a base di epoetin alfa sono: Eprex. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.